Dopo la tempesta il vento era calato, le vele della barca si erano afflosciate sull'albero. Nella notte appena rischiarata dalla nuova luna, la nave dondolava leggermente sullo specchio nero dell'acqua. Nel cielo brillavano 1000 stelle, quando la sirena apparve uscendo dall'acqua. Era bellissima, i suoi occhi esprimevano un fascino irresistibile, un fascino ammaliante e seducente, quello del mistero. Non esiste bellezza senza velo, e ciò che è da sempre preferito dagli uomini è ancora l'ignoto. Quella volta l'ignoto giocò un brutto destino ai marinai, che ammaliati dal fascino delle sirene furono tutti inghiottiti dal mare. Ma da quelle parti, tanti anni dopo, una bellissima fanciulla stava festeggiando con il suo amato la loro unione, che doveva durare tutta la vita. Lei indossava uno splendido abito bianco, lui un elegante abito blu scuro, come il colore del mare illuminato dal tenue bagliore della luna. Dopo la festa, la notte che seguì sublimò il loro amore, e così i tempi che seguirono. Ed allora sono perché tu sei, ed allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Così scriveva Pablo Neruda. Sì, era iniziata una nuova vita. Io son, cantava, io son dolce sirena, che affascino i marinai in mezzo al mar di smago, tanto son di piacer a sentir piena. Così il sommo poeta ci parlava delle sirene. Sirene, archetipo femminile. Le sirene sono sempre state un soggetto di grande interesse, dai tempi di Omero a Dante ed anche ad oggi. E voi, cari amici, se avete visto il video fino a qua, penserete: cosa c'entrano le sirene con il matrimonio? Vabbè, è una fantasia, però lasciatemi riflettere. Nell'immaginario collettivo la sirena evoca l'immagine di una splendida creatura, per metà umana e per metà pesce.
è capace di ammaliare con il suo fascino gli uomini che l'ammirano o che solo ne ascoltano il sublime canto, tanto melodioso da attirare gli uomini verso di loro per poi ucciderli. Ne sa qualcosa Ulisse? Tutto descritto nell'Odissea di Omero. Sta di fatto che da millenni la donna alimenta le fantasie e illude gli uomini sulla loro capacità di squarciare il velo del femminile, quel territorio dove l'immaginario si impasta con la realtà e dove ci si accorge che la capacità di seduzione dell'uomo è niente rispetto allo scatenamento dei sensi che una femmina può mettere in moto. A nessun uomo è dato da decifrare il groviglio di misteri che si annida nel cuore di una donna. Una diversità biologica che si fa abisso della psiche, a cominciare dall'incantesimo della maternità. E la sirena ne incanta tutte le sfaccettature. Vita, morte, bellezza, melodia, piacere, crudeltà, fascino e quindi filo conduttore nei secoli del legame con le sirene col pericolo della morte. Quindi la sirena è un archetipo femminile perfetto che incarna la paura, il rispetto, il desiderio e il sospetto che l'uomo nutre sulla donna, la frustrazione per la incapacità di entrare nella sua mente e la loro fisicità di una bellezza incomparabile che però non dà la possibilità di possederle in quanto metà del corpo è coda. Seducente il concetto che esse richiamano, cioè quello della doppiezza che anche nella loro coda offre il loro fascino misterioso. Quindi vi sono due concetti contrapposti su queste figure mitiche. Una le vuole mortifere e dannose per gli uomini, mentre l'altro le indica come consolatrici per gli stessi rispetto al proprio destino e soprattutto alla morte. Quindi una perfetta combinazione di gioia e di dolore. Una scelta difficile che a volte solo il destino può fare, ma è così com'è la vita di tutti noi. Bene, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un mi piace e soprattutto lasciate un vostro commento che mi piacerebbe leggere. Infine, iscrivetevi al mio canale, per me è importante. Ciao!